Ecco, lo sapevo. Piove, governo ladro. Avete mai sentito quest'espressione? Ebbene, nel video di oggi vedremo il significato di alcuni modi di dire che noi italiani utilizziamo molto spesso. Se volete migliorare il vostro italiano con me, allora iscrivetevi a questo canale e non dimenticate di attivare la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Siete pronti a farvi due risate? Forza, cominciamo! Iniziamo dalla prima espressione. Piove, governo ladro, che noi italiani utilizziamo ogni qualvolta siamo contrariati e vogliamo dare la colpa a qualcuno per qualcosa che non ci piace. Non so voi, ma in effetti noi italiani abbiamo l'abitudine di dare la colpa al governo, anche quando questo non ce l'ha, come nel caso della pioggia. L'origine di questo modo di dire non è chiara. Secondo una delle ipotesi, quando pioveva il peso delle merci aumentava e di conseguenza anche il costo del dazio, ovvero delle tasse che dovevano essere pagate. La seconda espressione è trattare o prendere qualcuno a pesci in faccia, che significa trattare qualcuno in malo modo, in modo villano, con maleducazione. Immaginate la scena: se vi tirassi in faccia dei pesci, come reagireste? La terza espressione è essere in gamba, che significa essere forti, stare bene di salute, ma in senso figurato significa essere una persona piena di iniziativa, di spirito, essere una persona di valore, competente per esempio in campo professionale. Si dice di una persona, per esempio, è un professore in gamba o è una ragazza in gamba. Si può utilizzare anche il superlativo. Per esempio, la mia amica Giulia è ingambissima. E voi mi sapreste dire il nome di una persona che considerate in gamba? Per quale motivo lo è? Scrivetemelo nei commenti. Il quarto modo di dire è volere la botte piena e la moglie ubriaca, e questo a mio avviso è il modo di dire più spassoso della lingua italiana e vi confesso che ogni volta che lo sento non posso non sorridere. Dovete sapere che la botte è un recipiente di legno che serve per conservare il vino. Questo modo di dire significa che non si possono avere due cose tra di loro inconciliabili, nel senso che un uomo non può avere la moglie ebbra di vino, cioè la moglie contenta, e allo stesso tempo avere anche il vino a propria disposizione. O una cosa o l'altra, non si può avere tutto. Ma chi sono io? Babbo Natale? Lo dice chi si ribella a essere trattato come quello da fare fesso, cioè quella persona a cui si chiedono tante cose senza pagare, in modo gratuito. Questa frase è tratta da alcune pubblicità molto in voga negli anni '80, erano una sorta di tormentone, le pubblicità del panettone Bistefani. La frase era detta dal proprietario di questa azienda, il quale si lamentava dell'eccessiva bontà dei propri prodotti. La sesta espressione è prendere in castagna, che significa cogliere qualcuno nel momento in cui sta sbagliando, nel momento in cui sta commettendo un errore, in flagrante errore.
Molto interessante è l'etimologia, che deriva dal latino medievale. Dovete sapere infatti che marro marronis significava errore, solo che c'era un'altra parola con lo stesso suono che significava anche castagna, ed è per quello che questa espressione, anziché essere ricordata come prendere in errore, è diventata prendere in castagna. La settima espressione è acqua in bocca, cioè un'esortazione a non rivelare qualcosa, a non dire nulla, a stare zitti. A quanto pare l'origine di questo modo di dire risale a quando un confessore consigliò a una donna molto chiacchierona e pettegola di riempirsi la bocca di acqua ogni volta che le veniva voglia di chiacchierare troppo o di raccontare un pettegolezzo. A volte il significato delle espressioni idiomatiche può rimanere oscuro, può impedire la comprensione, ed è per questo che nella lezione di oggi abbiamo visto alcuni modi di dire italiani. Da un lato in modo che voi possiate comprendere quando le persone italiane parlano, dall'altra affinché possiate un po' alla volta utilizzarle. Le conoscevate? Conoscevate questi modi di dire italiani? Qual è quello che vi è piaciuto di più? Scrivetemelo nei commenti. Se dopo questo video sentite di aver imparato qualcosa di nuovo, vi chiedo di mettere un mi piace, di condividere il video con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Ci terrei davvero molto che lo faceste. Qui troverete altre 2 lezioni, sempre se avete voglia di continuare a migliorare il vostro italiano. A presto!